Abbiamo già conosciuto Chris Hahn nella recensione dei The Light Seers Tarot. Oggi andiamo a conoscere un'altra sua creazione, tutta al femminile, i The Muse Tarot. Scopriamoli tutti insieme dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui vi mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione troverete dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic, potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura e entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Eccoci qui nel vivo della puntata, di fronte ai due bellissimi mazzi creati da Chris Hahn, entrambi editati dalla Hay House Inc. E come potete vedere sono praticamente quasi uguali nelle scatoline. Questa è un po' più larga e più stretta, però fondamentalmente la qualità è uguale. Se non avete visto la recensione dei The Light Seers, vi consiglio vivamente di andarla a vedere, una puntata molto bella dove appunto vedremo tutte le carte di questo mazzo di tarocchi e veramente se non lo conoscete mi raccomando andate a vederlo perché è un mazzo molto interessante e artisticamente anche molto bello. Mettiamolo da parte e cominciamo con conoscere invece il nostro The Muse Tarot. Quindi, come già detto, Chris Hahn, l'autrice, creatrice, la scatolina è molto bella, rigida, potete già vedere nel retro delle indicazioni molto importanti e secondo me una di quelle che è fondamentale conoscere e sapere, e lo vedremo poi precisamente quando andremo a vedere le carte, che gli arcani maggiori sono stati rinominati in questo modo, cioè abbiamo Emotions per le coppe, abbiamo Inspiration per i bastoni, Voices per le spade e Materials per i pentacoli o denari. Quindi questa è una cosa fondamentale, così chi compra questo mazzo sa già che si trova ad avere solo i nomi cambiati degli arcani minori. Ma andiamo a aprire la nostra scatola, molto facile e semplice grazie a questa ansetta qui che fa parte della custodia. All'interno quindi troviamo già, è tutta disegnata la scatolina, quindi è proprio bellissima. All'interno c'è scritto questa cosa, non so se si vede, spero di sì, c'è scritto: c'è magia nella verità, c'è verità nelle mie vene, dove il mio sangue parla con calma o dolcezza e la mia mente non ha redini. Molto bella, una cosa scritta dall'autrice. Troviamo il libretto, ecco qui, e poi il nostro mazzo di carte. Allora, mettiamo subito da parte la scatolina, tanto potete sempre visionarla qui a fianco. Partiamo subito dal libretto che come potete vedere è bello consistente, ha circa 112 pagine, se non sbaglio, sì, ecco sì, circa 112 pagine.
ci sono le spiegazioni di tutte le carte, c'è anche una bella introduzione ovviamente per far capire come approcciarsi al mazzo, quindi come leggerlo. E poi ovviamente parla di tutti gli arcani maggiori, di tutti gli arcani minori. Io lo trovo abbastanza esaustivo, quindi non avrete assolutamente difficoltà a leggerlo. Probabilmente la difficoltà principale è che è tutto in inglese e allora quindi bisogna insomma prendersi la briga di tradurlo se non conoscete tanto bene l'inglese o comunque di leggerlo. Troverete per ogni carta le keywords, cioè le parole chiave, e delle indicazioni, anche una poesia scritta, quindi la spiegazione dell'autrice e una bella piccola poesia per ogni carta effettivamente, che siano arcani maggiori ma anche per gli arcani minori. E una cosa che mi piace tanto, la dico brevemente perché questa poesia più che poesia è uno scritto, è un dialogo tra l'autrice e l'ispirazione. Cioè, per farla breve vi spiego perché secondo me volevo condividere questa cosa, visto che mi ha emozionato molto, mi ha commosso anche, e quindi è l'autrice che chiede all'ispirazione, cioè si rivolge a lei, chiede se possono parlare, e allora le chiede ispirazione, e allora l'ispirazione le risponde dicendo che cosa ne farà una volta che gliel'avrà data. Sì, c'è tutto un dialogo e soprattutto le chiede che cosa ne ha fatto dell'ultima volta che aveva quella splendida visione sul futuro, e allora l'autrice rimane perplessa, basita, triste, perché ovviamente si è lasciata sfuggire le idee, si è lasciata sfuggire quell'ispirazione, quelle bellissime idee, non crea niente, parla di potenziale mancato, e allora proprio in quel momento di tristezza l'ispirazione l'avvolge col suo amore, e di lì capisce che l'ispirazione è infinita, come dice qui, è infinita, ovviamente a condizione che la si metta al lavoro, all'opera, quindi la si usi in qualche modo, e che quindi non si può mai esaurire la propria magia. E allora l'ispirazione dice: chiedimi di nuovo, ricominciamo da capo, chiedimi di nuovo. Allora possiamo chiacchierare, certo, mi trovo in un momento vuoto, mi puoi dare ispirazione? E lei dice: sempre. E allora sì, ma cosa ne farai? Creerò. Eccellente, vai a creare. Quindi bellissima, mi ha commosso, veramente bella, quindi potete leggerla. Appunto, adesso mettiamo da parte il libretto e parliamo proprio delle carte. Allora, ecco qui di fronte al nostro mazzo, abbiamo visto la qualità della scatola, molto resistente, molto consistente, quindi va a proteggere il vostro mazzo nel miglior modo possibile. È anche molto bello colorato anche all'interno. Poi in effetti, parlando proprio delle carte, la qualità secondo me è abbastanza buona, perché il cartoncino è abbastanza spesso. Le misure, giusto per regolarvi, sono di 7x12, lo spessore dell'intero mazzo è di 3,5, quindi calcolate che più o meno i mazzi normali, lo spessore, sì, la grandezza è più o meno simile, è di 2,5, quindi sono un po' più piccolini, però io ho le mani piccole, come vedete riesco tranquillamente a tenerlo in mano. Il dorso, vedete questo disegno molto bello, riprende un po' questo magico rombo, lo troviamo anche nei Dead Sears, solo che lo sfondo è tutto scuro, invece qui è sul verde acqua con queste rose che andremo a vedere richiamano un seme che c'è all'interno del mazzo, e poi è reversibile,
quindi non avrete nessun problema. Se la carta si trova al contrario, non vi accorgerete se è al contrario o al dritto. Poi un'altra cosa che ovviamente, come potete vedere, le carte, le immagini, non c'è il bordo della carta, quindi invece tanti altri mazzi all'interno troviamo il bordo bianco o di altro tipo, invece qui è proprio la carta senza bordo. E adesso possiamo partire proprio con la visione del mazzo e partiamo proprio dagli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori. Qui potete vederli tutti interamente. Vi ricordo che poi troverete lo slideshow da poterli apprezzare uno per uno. È ovvio che l'impatto è molto forte perché i colori sono vivaci, la disposizione anche grafica dei soggetti stessi sarà proprio lo stile, l'effetto collage fotografico che può provocare forti emozioni. Sicuramente posso capire perfettamente la scelta di questo stile, visto che è un mazzo, come potete già notare dal nome stesso, tutto al femminile, ma non parliamo di femminile in quanto sessualità, parliamo del femminile in quanto energia creativa, la madre che appunto crea con l'ispirazione, con l'attenzione, il riguardo, la cura e l'amore per l'intero creato. E come potete vedere, io lo faccio notare subito perché magari per chi si approccia alle carte vuole sapere se si tratta di un mazzo di che tradizione. Qui parliamo di quella inglese, Waite-Smith, quindi troviamo la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, e ovviamente anche tutti gli arcani minori sono raffigurati e quindi ognuno ha il proprio soggetto. Direi che bene o male alcune carte rispettano la tradizione, ma direi più che altro nei significati, nella disposizione di alcuni soggetti, però ovviamente l'autrice ha interpretato a modo proprio ogni carta. Delle cose importanti da dire è che alcune carte il nome è cambiato, però non va assolutamente a modificare nulla nel significato, quindi facciamo un richiamo veloce a tutte le 22. Abbiamo il matto, il mago, la sacerdotessa, l'imperatrice, l'imperatore, ierofante o papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota, e quindi non la ruota della fortuna, ma ormai è già da un bel po' che si usa non chiamarla più ruota della fortuna, ma solo ruota, giustizia. Poi qui abbiamo la musa appesa, cioè in fin dei conti si sarebbe l'impiccato, però al femminile in questo caso è la musa, io la chiamerei la musa appesa, l'appesa. La morte, la temperanza, il diavolo e la torre sono bellissimi, cioè questa scelta grafica, sia i colori, la disposizione dei soggetti è molto molto bella. La stella, la luna, il sole, l'awakening, che in pratica è il risveglio, il giudizio, e poi the world cosmos sarebbe in pratica il cosmo mondiale, letteralmente detto così, oppure mondo cosmico, insomma potete tradurlo come volete. È vero che in alcuni mazzi il mondo viene cambiato con il nome di universo, però insomma l'avrebbe chiamato universe, quindi credo che proprio ha voluto scegliere questo nome per il mondo.
Se volete potete fermare il video in questo momento, ma come ho detto tanto avete lo slideshow dopo. Su quello che trovate effettivamente ci sono, come abbiamo detto, la simbologia classica, però viene interpretata in un modo molto originale, molto interessante dall'autrice. Abbiamo una chiave più moderna e quindi troverete non solo negli arcani maggiori ma anche negli arcani minori riferimenti alla geometria sacra, ai mandala. Spesso ce ne sono tantissimi nelle carte, proprio dietro ai soggetti che si confondono con lo sfondo. Abbiamo anche i simboli delle rune che potete vedere qui intorno alla papessa, e poi insomma, giusto per fare un esempio, come potete vedere, analizziamo il mago, ha i simboli e le energie che rispecchiano proprio i 4 semi davanti a sé su questa roccia sospesa, e quindi abbiamo terra, aria, fuoco e acqua, quindi abbiamo denari, spade, bastoni e coppe che sono rappresentate da queste sfere. Quindi qui potete già vedere un esempio di come in un certo senso ha interpretato queste energie, però in un modo abbastanza originale. Ci sarebbe da dire tantissimo effettivamente, però magari vi lascio a voi scoprire ogni singola carta, magari con questa disposizione, oppure a prendere appunti volta per volta nei vostri studi, nelle vostre cose. Sicuramente è un mazzo tutto da osservare, da studiare e da lasciarsi ispirare. Ma adesso passiamo al primo seme. Eccoci di fronte al primo seme, ovviamente il seme dell'ispirazione, come l'ha chiamato l'autrice. Ovviamente corrisponde al seme di bastoni, elemento fuoco, e infatti se notate il colore dominante sono proprio i colori del fuoco, giallo, arancio e rosso. Più giallo-arancio, questo sì, però abbiamo anche un po' di rosso. Poi una cosa che mi viene a dire, che sicuramente avrete notato, abbiamo le carte numerali dall'asso fino al 10, ma per le carte di corte abbiamo il paggio, il cavaliere, la regina e la musa dell'ispirazione, che alla carta è stata messa in
orizzontale anziché in verticale, quindi è stata proprio creata in questo modo. Questo vale per tutti e quattro i semi, quindi troviamo questa disposizione anche per i successivi semi. Sì, direi che è interessante, più che altro ha voluto sottolineare con questa carta e anche con questa disposizione proprio il fatto di trovarsi nel massimo dell'ispirazione, della concretezza, soprattutto dell'energia a fuoco, perché se avete notato non solo appunto ai colori ci sono anche riferimenti proprio al fuoco stesso con le fiamme che si notano. Un'altra cosa che ovviamente volevo dire è che più o meno i significati sono quelli che già si conoscono nella tradizione. Ovviamente c'è un'interpretazione ulteriore proprio data dalla scelta iconografica di una visione ovviamente un po' più moderna e più vicino a noi. Vi faccio capire un po' con qualche esempio. Per esempio abbiamo in riferimento al classico mazzo 1909 il 5 di bastoni. Come potete vedere, cioè l'idea del conflitto viene rappresentata come un conflitto soprattutto a livello interiore, cioè la persona stessa che è divisa e comunque afflitta, è in conflitto sia appunto con se stessa e anche con una visione diversa di se stessa da varie angolature e prospettive, quindi secondo me è molto bella, ci si può proprio lasciare coinvolgere e trovare una propria interpretazione. Stessa cosa per esempio l'idea e il concetto è uguale, è rappresentato in modo diverso, come appunto il guardare lontano, e qui troviamo insomma il solito omino con la sfera il globo della terra in mano, invece qui abbiamo questa signorina che guarda all'orizzonte con questo telescopio. Sì, dico sempre che ovviamente quando ci si trova di fronte a un mazzo diverso dalla tradizione, può far bene a noi sia per lasciare andare quelle che sono le nostre emozioni, sensazioni di fronte a tale immagine, e anche quindi poi trovare un vocabolario tutto nostro, quindi via all'intuito. E infine una carta che mi è piaciuta tra tutte, ovviamente per me sono tutte bellissime, però il 3 di bastoni, il 3 di ispirazione, vedere l'attesa, un qualcosa che si blocca, una progressione che ovviamente ha bisogno di essere valutata, però proprio quel momento di attesa è rappresentato da questo domino dove lei cammina appunto su questi tasselli, e dove proprio al centro mancano dei tasselli, e quindi deve capire che cosa inserire come passaggio per andare avanti nel suo percorso di evoluzione e di crescita, oppure anche di realizzazione di qualcosa. Quindi molto bello e interessante. Ma adesso andiamo avanti a conoscere il prossimo seme. Siamo di fronte al secondo seme, che in questo caso è The Emotion. Le emotion sono le emozioni, che si riferisce appunto al seme delle coppe. L'elemento acqua, il colore dominante che si può notare è il verde azzurro. Ovviamente anche qui abbiamo la stessa disposizione, quindi delle carte di corte in questo modo, e del re che diventa musa delle emozioni. Come già detto, ci sarebbe proprio da soffermarsi su ogni singola carta, però il video non sarebbe così corto, durerebbe quanto forse più di un film, però vi suggerisco proprio
di comprarlo e di lasciarvi ispirare da questo splendido mazzo che vi può dare tantissime altre indicazioni, ovviamente partendo da quelle che sono un minimo, una base di conoscenze. Infatti, cioè, qui mi hanno colpito molto alcune carte, cioè di riferimento a quelle che già si conoscono nella tradizione. Ovviamente questa è bellissima, il 9 che parla dei nostri desideri, di ciò che vorremmo realizzare, quindi poi del sentirsi appagati già del sogno, e qui si vede appunto la lampada di Aladino con il genio che appunto potrebbe realizzare i nostri sogni. Un'altra carta che secondo me appunto è un'interpretazione diversa, però si avvicina molto, quindi è facilmente intuibile come l'otto di coppe in questo caso, e qui l'otto delle emozioni, ci si allontana e non si sa verso dove. Comunque questo ignoto è rappresentato da questo che può essere un buco nero. Un'altra carta bellissima è proprio il 4 di coppe, rappresentata con questa illusione ottica, dove potete vedere ci sono due volti che vanno a formare la coppa, e ovviamente la disposizione è proprio uguale. Vedete le tre coppe di fronte a questa signorina, cosa che troviamo anche in questa carta qui, solo che anziché esserci la nuvoletta con la coppa che fuoriesce con la mano la coppa, invece ci sono questi due volti che formano l'illusione e uno stato di insoddisfazione, appunto, che è proprio il significato della carta. Potete fermare il video in questo momento, così potete guardarli meglio, e noi ci vediamo per il prossimo seme. Ed ecco a voi le voci. Abbiamo appunto Voices, cioè di riferimento del seme di spade, ovviamente l'elemento è aria. Ci sono vari colori, ovviamente qui questo seme è un po' più, sono colori un po' più forti nel senso più cupi, comunque sono accesi, più scuri, è vero, e poi potete notare nelle varie carte la presenza dell'elemento aria, quindi ovviamente il richiamo con degli uccelli, appunto il cavallo Pegaso che vola, e nuvole, appunto ci sono spesso nuvole e nebbia anche. Nuvole, nebbia, uccelli, quindi proprio ad indicare questo elemento, questo meraviglioso elemento. Ovviamente sì, ci sono alcune carte che quelle che sono tra virgolette un po' più negative, io dico solo un po' più complesse, che ovviamente il colore nero va a cogliere sia il significato stesso della carta, sia anche vi mostro effettivamente il modo diverso di interpretare. Cioè abbiamo il 3 di spade e qui appunto abbiamo il 3 di voci o delle voci, dove non c'è esattamente il cuore trafitto, però ci sono questi tre lampi, luci che vanno a trafiggere in un certo senso questa donna chiusa e disperata, e ovviamente si nota nello sfondo questa signorina che piange, infatti le lacrime poi scendono. E il significato, come potete vedere, è lo stesso, un modo diverso, per me molto interessante, quindi in realtà non si dovrebbe avere grande difficoltà nell'interpretarle, quindi anzi incentiva ancora di più la nostra sensibilità e l'intuito. Poi molto carina è il 7 di spade, la carta che indica la fuga, il sotterfugio, l'inganno, il furto anche in alcuni casi, quindi è proprio bella come è stata rappresentata. Metto un attimino qui proprio per cercare di portarvi all'attenzione, di farla vedere proprio
che nulla è come appare, c'è la volpe, quindi rappresentazione di astuzia, furbizia, che può essere utilizzata sia nel bene che nel male, però è lì che bisogna appunto farsi furbi, prestare attenzione, non badare alle apparenze, perché magari appunto arrivano sotto forma di questa proiezione di questa bella ragazza, però come vedete è totalmente diverso nella parte inferiore, dove non è così tanto, è sempre bella, però è un po' più cupa. E adesso continuiamo con il prossimo seme. Concludiamo il nostro viaggio nell'aver conosciuto questo splendido mazzo proprio con l'ultimo seme, quello dei materiali, che si riferisce appunto al seme di denari. L'elemento terra, i colori ne sono tanti in questo caso, c'è un trionfo effettivamente, utilizza i fiori e le rose soprattutto per riferirsi proprio all'elemento terra e quindi anche al pentacolo o al seme di denari stesso. Allora, posso capire perfettamente la scelta e questo trionfo sia di colori come abbondanza, i frutti della terra stessa, in questo caso ovviamente sono i fiori e le rose. Tra tutti sì, è vero, è quello più colorato, più intenso in realtà, però insomma è comprensibile proprio in riferimento all'abbondanza, alla ricchezza, quella che appunto può essere a livello materiale. Allora, quello che c'è da dire subito velocemente di riferimento, una cosa che appunto ho detto nel corso di tutta la puntata, è che in alcune carte ovviamente c'è un'interpretazione diversa, però si avvicina comunque nel significato, e quindi è un'interpretazione un po' più moderna, un po' più contemporanea, più vicina a noi. Però la maggior parte comunque delle carte potete notare proprio quei riferimenti che sono abbastanza classici. Vedete il 2 di denari, in questo caso c'è la signorina che più o meno, vabbè, ha la posizione della gamba alzata, ha l'infinito comunque costituito da queste due grandi rose che ha in mano, e invece qui ci sono i pentacoli, comunque abbastanza simile. Il richiamo c'è. Nel 3 è già un po' diverso, un'interpretazione molto carina dove la collaborazione, il lavorare insieme e il dare il proprio apporto a un progetto o a qualsiasi cosa è dato proprio da queste tre signorine, da questi volti messi cioè uno sopra l'altro e che insieme si intrecciano verso un obiettivo, verso qualcosa, quindi questa è molto bella. L'idea di chiusura, di protezione, è proprio dato anche qui nel 4 dalla posizione stessa di questa bellissima ragazza e da questi pentacoli, fiori in questo caso, che trattiene a sé. Quindi potete sbizzarrirvi a trovare sia quelli che sono gli aspetti classici che si avvicinano alla tradizione Waite Smith, quelli che invece si differenziano. Sicuramente abbiamo imparato a vedere anche il cambiamento delle carte di corte. In conclusione, io dico che è un mazzo per me adatto a tutti, però mi spiego meglio. Non è indicatissimo per i principianti, consiglio sempre di iniziare da quelle che sono le basi,
da quelle che sono le tradizioni, quindi se preferite i marsigliesi, oppure io, come avete già capito e chi mi segue già da un po', ho la predilizione invece per quelli Wade Smith e tutti i simili. Ho anche una predilizione verso questi mazzi che sono diversi, che sono alternativi, si possono sperimentare tante cose, ci si può lasciar ispirare, si possono esplorare cose nuove, quindi direi sì, ok, per il principiante proprio no, comunque prendete sempre di riferimento il mazzo classico e sperimentate con questo, che almeno potete trovarvi nei significati classici, però anche trovare qualcosa di vostro e di molto personale. Quindi sì, in realtà è super consigliato agli esperti per esplorare appunto delle cose nuove, ma anche per i temerari, quindi i principianti che si vogliono cimentare in qualcosa di diverso, e soprattutto ovviamente consigliato anche per i collezionisti, perché secondo me a livello di grafico c'è stato un bel lavoro che vale proprio la pena avere nella propria vetrina, nella propria bacheca della collezione. Si conclude qui la puntata, spero vi sia piaciuta, magari ditemi quale carta vi ha stupito di più, vi ha attirato di più, che vi piace di più, qualsiasi commento è gradito, una vostra opinione. Ovviamente vi ringrazio per avermi ascoltato, noi ci rivediamo alla prossima, di nuovo grazie a tutti, ciao!